Buonasera a tutte. Stasera un video per me un poco insolito perché proverò a farvi vedere, a fare un tutorial di questo modulino al soutage. Spero che vi piaccia. Un bacio a tutte. Allora, non è semplicissimo fare questo tutorial al soutage per me perché il soutage non è una cosa molto semplice da fare, più che altro da spiegare. Io ci provo perché un paio di mie amiche a cui ho regalato dei cabochon, giustamente ho regalato anche delle piattine, dicono ok, ora modulo base come si comincia. In giro ci sono tantissimi tutorial, poi ognuno ha il proprio approccio. Io stasera vi spiego il mio, eseguirò un modulo semplice, insomma, quasi base, perché non è proprio il modulo base. Ovviamente non citerò nessuna creativa perché penso che sia un modulo fatto, rifatto, non so neanche se ci sono tutorial in giro, io semplicemente spiegherò il mio metodo, cosa serve per eseguire un orecchino, nel mio caso al soutage. Nel mio caso utilizzerò questa goccia che in pietra sarà più o meno un 12x16, forse anche leggermente più piccola, quindi è piccina, la vedete vicina al mio dito. Oddio, ho le dita cicciotte, però non esageriamo. Poi io utilizzo un po' di stiff stuff. Utilizzo un po' di stiff stuff perché secondo me per incastonare, per chi ha le prime armi, utilizzare esclusivamente colla. Io personalmente non mi trovo perché faccio pasticci, quindi trovo più semplice utilizzare un po' di stiff stuff, una base come quelle che si usano in bead embroidery, insomma, quello. Quindi queste due cose, servirà ovviamente un po' di colla, un goccino di colla serve sempre. Nel mio caso utilizzerò 3 piattine di colori per intonarle alla pietra. Utilizzerò una perla così da 0,4 e niente, ago e filo. Il filo, sto usando questo monofilamento di nylon, si può utilizzare il Fireline, il Miyuki. Io non avendo tantissimi colori preferisco utilizzare questo monofilamento. Faccio gugliate non troppo grandi perché altrimenti poi con il nylon si può andare in difficoltà. Cos'altro serve? Vabbè, servirà poi se si vuole fare al lobo, servirà ovviamente una base piatta. Nel mio caso io utilizzerò una monachella, quindi delle perline eventualmente per collegare poi la monachella, man mano vi mostrerò all'interno del video. E niente, ultima puntualizzazione, come presuppongo tutte già sapete, non fate caso alle mie mani, questa è la prima cosa. Il soutache ha un verso, come vedete, si crea tra la parte al centro come una V. Quindi quando mettete le piattine, mi raccomando, mettetele tutte nello stesso verso, anche perché la parte davanti in genere è più lavorata della parte, cioè è più rifinita del retro, e quindi se le mettete non allineate poi si noterà. Allora vi mostro, oddio, mi sono avvicinata tantissimo, in questo caso, ecco qui, non so se riesco a mostrarvela la differenza. Allora, si vede? Vedete, i retri sono poco più grezzi rispetto invece ai davanti che sono un po' più lavorati, quindi io queste già me le ero allineate per poter procedere. Allora, incollato il mio cabochon, cosa faccio? Benissimo, Martina
scusatemi, avverto Martina. Allora, non so se l'ho detto, scusate, ho dovuto interrompere perché Martina ha cominciato con la musica e quindi ogni pezzettino per questa prima parte, perché poi servirà qualche altro pezzettino di soutache, è di 12 centimetri. All'inizio sprecherete un po' di soutache, ovviamente, entrate ed uscite più volte. Io ho fatto un nodino alla fine del filo e quindi mi porto più o meno così al centro. Tanto da una parte devo cominciare, appunto l'ago, prendo la mia piattina, più o meno trovo il centro, mi raccomando guardate il dritto e il rovescio, ce lo siamo già dette prima, e cominciamo così a cucire. Me la sono più o meno posizionata, metto la mano in questo modo molto semplicemente e comincio ad entrare nella piattina, il filo entro tra le due scanalature in questo modo. Fate sempre attenzione a non tirarvi dietro l'altra piattina, quindi siate delicate nei movimenti. È la prima volta, scusatemi, che giro un tutorial, quindi abbiate bontà. Quindi purtroppo il soutache è una questione di manualità. Passo in questo caso anche dall'altro lato, avete visto? Quindi sono entrata ed uscita. Li dovete girare questi bei cabochon continuamente tra le mani, rientro ed esco per sicurezza ed entro sempre tra le scanalature, ovviamente. Se alla fine non dovessi riuscire a terminare il tutorial lo farò fotografico. Ora, come vedete, già sono passata sopra e sotto e la piattina è abbastanza ferma. Ovviamente dobbiamo cucire tutto il cabochon, quindi come vedete io non vedo, è chiarissimo questo filo, ecco, in questo modo io entro dalla scanalatura, entro nello stiff stuff. La prossima volta utilizzerò un filo a contrasto, forse vi sarà più chiaro. Aspettate, quindi sono sotto, mi sposto un pochino in avanti e dentro tengo ferma. Ovviamente facendolo a distanza io ho qualche difficoltà, inserisco al primo giro una sola piattina per facilitarmi, perché una volta poi mi giro, come vedete, rientro, faccio un puntino piccolo, anche se potrei fare in questo caso dei puntini grossi perché su ci andrò ad unire altre piattine, però preferisco fare in questo modo, mi porto un po' più avanti, in questo modo. Faccio un altro puntino piccolo e rientro giù, mi sposto ancora e vado avanti. Spero che sia abbastanza visibile quello che sto facendo. Dovete sempre mantenere, perché ovviamente la piattina, se non beccate il centro, se siete come me a distanza, cioè io sto cucendo a una distanza di 25 centimetri, quindi
ecco qui un altro puntino piccolo, e ritorniamo al punto di partenza. Io rientro a questo punto, scusate, rivado dall'altro lato. Io ho lavorato, come avete visto, tutto da rovescio. Ora che sono sul davanti me lo sistemo un pochino, perché per fare il tutorial non è che posso stare lì a girare 500 volte, se no vi faccio impazzire. Ora che la prima piattina praticamente è stata fissata, taglio lo stiff stuff in eccesso e aggiungo le altre piattine. Quindi, come vedete, è ben ancorato. Nuovamente ripasso dall'altro lato e cosa faccio? Prendo le mie belle piattine, stacco solo un attimo per vedere che siano ben allineate. Allora ho allineato tutte le piattine e me le posiziono, vabbè, i colori poi li sceglierete voi, più o meno al centro, in questo modo. Tanto poi andremo a fare un pezzettino per volta, a cucire pian pianino. Verifico che siano tutte nello stesso verso, sì, scusate, ma è facilissimo sbagliare in questo frangente, specialmente poi con l'ansia del tutorial. Allora, quindi io ne lascerò un pochino di più da un lato e meno dall'altro, perché da un lato ci metterò un mezzo cristallo e dall'altro no, quindi siamo uscite da questo. È una questione di manualità. Allora siamo praticamente qui, siamo fuori questa piattina, io inserisco l'ago in tutte e tre le piattine in questo modo. Qui dobbiamo fare tanta attenzione, io ne sto utilizzando 3, però vi consiglio per le prime volte di fare questi moduli base anche utilizzando 2 piattine solo, e utilizzate quelle di Filincanto, perché queste che io sto utilizzando sono anche abbastanza, vedete, rientro, sono anche abbastanza morbidine, quindi ci vuole un po' di manualità in più. Quindi entro, sono ripassata da questo lato e posso andare volendo anche sotto, perché ho lo stiff stuff. Le piattine vanno carezzate. Io ho fatto un corso con Monica Vinci di Soutache 1 anno e mezzo fa, forse, non mi ricordo, e, e lei diceva bisogna carezzare, e da lì poi ho preso il via, diciamo, ho cominciato ad amare questa tecnica. Passiamo anche un po' dall'altro lato, così fissiamo questa parte centrale, ritorniamo dall'altro lato, sempre mi raccomando al centro tra tutte le piattine. Ora noi abbiamo, scusate, sono qui. Rientro. Mi sposto un pochino.
cerco, non è semplice, di andare al centro tutte le piattine e facciamo la stessa cosa in realtà che ho fatto prima. E ovviamente io vado più sul sicuro perché ho una certa manualità, ecco perché vi dico, voi andate leggermente. La batteria si sta scaricando, quindi in questo modo facciamo tutto il giro. E quindi entriamo ed usciamo come abbiamo fatto prima e ci troveremo alla fine con tutte le piattine cucite. Allora, terminato, scusate, di fare tutto il giro, non so se si vedono i vari puntini, vabbè, abbiamo collegato tutte le piattine tra di loro. Ora cosa faccio? Divido una parte delle piattine da un lato, farò in questo modo, e da quest'altro lato invece inserirò una perlina. Aspettate che prendo la perlina, Ecco recuperata la perlina, quindi da un lato è Martina che mangiucchia. Allora, sono uscita con il filo da questo lato. All'inizio vi consiglio di non utilizzare cipollotti tipo questi, perché i 3x4, 2x3, perché sembrerà una cosa stupida, però a seconda di come posizioniamo il cipollotto ci verrà una curvatura. Invece per le prime volte, chi ha le prime armi, la perlina comunque ha un diametro ben preciso, è regolare, non è più schiacciata, e quindi anche se non la mettete proprio precisa, non dovreste riscontrare nessun problema. Ovviamente io ho messo tutte le piattine da un lato e due dall'altro lato, metterò, non ho messo ancora. Se voi avete difficoltà potete semplicemente fare anche il modulo base, quindi dividere le piattine al centro, mettere una perlina da un lato, una perlina da un altro, le perline su con la monachella. Torniamo a noi, e scusate ma questi dettagli vanno dati perché ovviamente non tutti vogliono eseguire il tutorial pari pari, e quindi do dei consigli. Allora, io sono uscita col filo al centro, infilo la perlina, aia, mi sono presa anche il dito. Cosa faccio? Faccio in questo modo, io in genere faccio così, metto la perlina e poi bene o male mi regolo, ok? Così più o meno come deve stare, quindi più o meno qual è l'ampiezza che mi serve, ok? Ecco, l'ho fatto nel modo sbagliato, vi portate l'ago davanti, così mi regolo più o meno l'ampiezza che mi serve, tolgo la perlina e infilo così, ovviamente prendendo le due piattine insieme, messa a fuoco, mamma mia, indecente proprio. Aspettate, scusatemi, ecco, volevo farvi vedere, ho preso le due piattine e mi porto la perlina che si è nascosta, lo so che vi faccio fare un sacco di risate, ed ecco la perlina posizionata. Ora cosa fa? Ora rientro, cerco di beccare il foro beccato e vado, oddio, e vado sul retro. Vedete che sto entrando anche un po' nello stiff stuff, e quindi mi sono portata dietro anche la piattina. Fate sempre attenzione all'inizio quando tirate i fili, così
vi rendete conto se state tirando via anche le altre piattine. Purtroppo è una questione poi di manualità, di abitudine, a furia di cucire comincerete a farlo in automatico, farmi controllare che mi sto tirando dietro. Ecco qui. Quindi io adesso il filo ce l'ho dietro, come vedete sto mantenendo così, e ora do dei punti, devo dare necessariamente dei punti per fissare il tutto in questo modo, oddio, in questo modo. Quindi entro da qui e cerco di andare sul davanti, uscendo tra le due piattine ovviamente. Vedete dove sono con l'ago? Ok, sono riuscita bene o male a farvi vedere. Faccio nuovamente al contrario in quest'altro modo. Dopodiché sono uscita da qui, vado un po' in trasversale tra le piattine, non beccate tra le piattine, non beccate la piattina al centro, se no tirate tutto, ma dovete centrare lo spazio tra le due piattine e rientrate sempre nello spazio tra le due piattine. Questo ovviamente io faccio così, poi andate un po' più giù e fate in questo modo ed uscite qui trasversale, cioè dovete trovare un po' il modo voi di ancorare il tutto senza creare delle cuciture obbrobriose. A me ovviamente saranno venute tali visto che sono un attimino in difficoltà. Allora, come vedete, ora posso anche lasciare perché la perlina è fissata. Io ovviamente è fissata, non so se ho inquadrato il tutto, ovviamente darò qualche punto per fissare il tutto. Dopo che avete fissato il tutto, ho dato un po' di puntini ancora tra lo stiff stuff e company. Taglio a questo punto per non far sfilacciare le piattine, metto un pochino, se riesco a togliere il tappo, metto un pochino di colla, opla, poca, giusto per non farle sfilacciare. Io metto la colla anche all'inizio quando taglio, perché mi dà fastidio tutte quelle piattine così in questo modo, tutte sfilacciate. Se vedete le mie non sono sfilacciate, è una mia fisima. Ok, aspetto 2 secondi che si asciughi la colla. Ops. Allora, ovviamente ho tagliato e ho messo la colla. Ora dobbiamo posizionare le altre piattine. Io con l'ago sono sempre sul retro, quindi me le sistemo e cerco, voi ovviamente cerco di sistemarle alla meglio. Rumori di fondo, porte che si aprono, Martina che entra e esce, i peperoni sul fuoco, tutto a posto. Procediamo, quindi io sono in questo modo, cerco di infilare tutte le piattine in questo modo. Ovviamente se sono di meno è ancora più semplice. Se avete difficoltà cucitene 2 o 3 per volta, come abbiamo fatto all'inizio, ne mettete 2 e poi vi unite le altre piano piano. Il soutage è una tecnica dove ci vuole necessariamente pazienza, quindi faccio un po' di punti da tutte le parti, sempre carezzando.
potete capire il profumo di peperoni che c'è. Questo non fa parte del tutorial ovviamente. E rientro, mi raccomando, quando fate queste operazioni assolutamente non tirate, perché più tirate e più le piattine tenderanno a fare difetto. Dovete essere delicate, cioè appena appena, e poi ve le sistemate. Procedo ancora. Scusate, ogni tanto mi perdo, non è semplicissimo. Ecco qui, video lunghissimo, non so, a questo punto cerco poi di passare un po' davanti. Intanto prendetelo tra le mani, sistematelo, vedete se è tutto ok. Sì, procediamo e poi andiamo così. Cerco di fare delle cuciture per fissare il tutto da sotto, da qui vedete, vado al centro. Insomma, dovete fare tutti questi bei passaggini per fissare il tutto. Vedete, io qui ho tirato un po' troppo, vabbè, pazienza, ce lo faremo andare bene. Nel frattempo la colla si è asciugata, oddio, non proprio del tutto, anche dietro ho tagliato e ho messo un po' di colla sulle piattine. Allora, cosa facciamo a questo punto? Prendiamo altri 3 pezzetti stavo dicendo pezzetti di piattine, penso che saranno 5-6 centimetri, perché li dobbiamo posizionare in questo modo. Ok, quindi cosa faccio? Esco, scusate, le poso, esco, sono una frana, esco da qui, la colla è ancora appiccicosa. Prendo le piattine, mi raccomando il verso, infatti stavo sbagliando verso. Prendo le piattine e me le porto vicino e scusate, non stavo inquadrando nulla. Prendo le piattine, me le porto vicino e metti a fuoco e le infilo tutte e 3 in questo modo. Pensavo di aver staccato la telecamera. In questo modo cosa faccio? Rientro, puntini piccoli dall'esterno, penso di non averlo mai detto, e quando siete invece posizionati ovviamente all'interno potete anche fare
dei puntini leggermente più grandi. Quindi andiamo avanti, in questo modo. Se volesse collaborare l'ago e tutto il resto di Lambaradà, faremo sicuramente prima. Ragazzi, mi raccomando, non mi mettete pollici in giù, non fate le cattive. Ma non l'ho fatto per te questo tutorial, anche se in realtà non è proprio un tutorial base base, però l'ho fatto per te. E rientrate nuovamente. E così via. Ogni tanto giratevi sul davanti per vedere che sia tutto ok, perché dovremo fare in questo modo alla fine. Quindi ritorniamo ancora, giriamoci e proviamo a fare un altro punto. Mamma mia, ho scelto delle piattine fantastiche per fare il primo tutorial, così vi smontate tutte e nessuno inizierà a fare sutage. Ma giuro che questi mi piacevano i colori, però se utilizzate piattine tipo di filo incanto ed un ago più decente di questo, avrete molte difficoltà in meno. Non lo so, si è spuntito l'ago. Non saprei. O sarà l'emozione, ragazzi, non lo so. Può darsi. Può darsi che sono emozionata. Ok, quindi diciamo che la prima parte io vado giù proprio perché questa prima parte, diciamo, l'ho fissata. Ora vado un attimo a chiudere qui, visto che già con l'ago c'ero arrivata. Non tirate tantissimo, io lo faccio perché sono già abituata. Voi se tirate tantissimo vi tirate tutto da qui e fate un macello, quindi con calma, bisogna sempre procedere con calma, con le dovute cautele. Poi mi sa che l'ultima parte la girerò stasera dopo cena. Ok, fissato, quindi anche ho dato qualche altro puntino e quindi ho fissato. Ok, allora dicevo, ho dato qualche altro punto, ho tagliato, ho messo la colla, ora dobbiamo fare l'ultima parte. Allora, quindi posizioniamoci le piattine in questo modo e cuciamo. Ops. Fate un paio di passaggi voi. Io prendo la perlina, un'altra da 0,4, rumori di sottofondo, il camino che sta per accendersi. C'è mio marito che ride, non è abituato a vedermi in queste vesti, quindi qui avevamo cucito, qui abbiamo cucito adesso. E come abbiamo fatto prima, questo è il mio metodo, poi ovviamente come vi trovate comode. Io prendo la misura, poi
fuoriesco e infilo l'ago in tutte le piattine tenendole ben salde. E ancora una volta sistematele bene e ripassiamo. Quindi sono uscita qui ed entro nuovamente dall'altro lato in modo tale da fissare bene questo punto. Quindi vado nuovamente a cucire un paio di volte, mi giro. Ancora qualche puntino. Per le prime volte provate con colori neutri di piattine, casomai con un Miyuki chiaro, così non avete il problema del nylon che è più rompiscatole da utilizzare. Allora, ora do un po' di punti avanti e indietro, così fisso il tutto e poi andiamo a mettere la monachella. Ho dato qualche altro punto per fissare il tutto. Esco da qui, vedete, ed inserisco quattro rocaille 15/0. Io per comodità giro il lavoro. E poi ripasso un po' di volte. Allora, inserito le 15/0, sono ripassata un paio di volte, ho inserito la monachella e ci ho messo questi due fiorellini che sono i fiorellini di Paola Boccardi, che è una creativa, la trovate anche su Facebook. Allora, il modulino è finito, spero che vi piaccia. Questo è il retro, ovviamente per il retro ci vorrà un altro video, anche perché ce ne sono tanti in giro anche su YouTube. Niente, buona serata, spero di essere stata chiara e buona creatività a tutte. Baci!